Occhi di lince, ciao, eccomi qui, sono Edo Thomas, insegnante di yoga da più di 15 anni e utilizzo i concetti della neurologia funzionale per migliorare la pratica di yoga. Oggi la lezione, il tema è il sistema visivo, per cui non c'è bisogno di tappetino, c'è bisogno soltanto di sederti, devi sederti su una sedia e seguire esattamente gli esercizi che ti farò vedere con gli occhi, ok? Andiamo alla lezione. Allora, per stimolare il sistema visivo ci sono diversi esercizi prima della pratica di yoga, magari anche a metà della pratica di yoga e poi per sigillare, quindi alla fine della pratica di yoga. Ce ne sono veramente tanti, però nel mio corso che sto organizzando, video corso sulla mia piattaforma, ci sarà tutta una serie di esercizi. Oggi volevo esattamente insegnarti come gestire gli occhi nelle posizioni oppure nelle torsioni, nei movimenti in basso, in alto, in diagonale, per cui partendo proprio dagli occhi, ok? Allora, per esempio, se io dovessi comunque fare una posizione di torsione, ok? Qualsiasi posizione, di solito ci muoviamo la testa. Invece, prova a farlo proprio muovendo prima gli occhi e poi la testa, poi il tronco e poi tutto il resto. Se io devo andare su con la testa, gli occhi vanno su, la testa, poi il tronco, eccetera, eccetera. Se vengo giù, gli occhi vanno giù, la testa e il tronco. Vado a sinistra, gli occhi, la testa, il tronco e poi tutto il corpo. Quindi l'idea è proprio di un momento, un attimino prima, gli occhi partono. L'idea è proprio semplice, perché nel momento in cui stiamo camminando, se dobbiamo girare a destra o girare a sinistra, di solito cosa succede? Gli occhi partono prima. Okay? Gli occhi partono e poi è una questione di, proprio di quasi come se fosse l'istinto, no? Parte e poi io mi muovo la testa, poi tutto il corpo. Nelle posizioni è esattamente la stessa cosa. Se io vado in basso, gli occhi devono andare verso il basso e poi tutto il corpo, non gli occhi fermi e la testa si muove. È una questione di un attimo, però devo praticare, devo pensarci prima per cercare di muovere prima gli occhi. Questo è esattamente l'esercizio base in tutte le posizioni, come se fosse per esempio nelle posizioni di yoga utilizzare sempre l'ujjayi, quindi quel respiro che ci sia quel sibilo. Ecco, cioè questo tipo di esercizio respiratorio è la base per tutte le posizioni di yoga. Questo esercizio di yoga che hai visto adesso è la base dell'esercizio per gli occhi per fare tutte le posizioni. Okay? Quello che potrei esattamente ed aggiungere è di fare prima ancora delle posizioni di yoga, perché magari pensando alla posizione di yoga, magari facendo una cosa perché è più complesso, io cerco di fare questo esercizio che ti ho spiegato separatamente prima della lezione. Per esempio, ai miei allievi faccio posizionarsi in Tadasana oppure seduto come sono seduto adesso, in una posizione della colonna spinale proprio eretta, non diritta ma eretta, che sia seduto, che sia in piedi, non importa, e faccio questo esercizio. Prima gli occhi, il collo e il tronco. Poi vado con gli occhi, quindi quando sono completamente girato a sinistra, parto gli occhi, la testa e il tronco e via e faccio questi movimenti. Se osservi, io parto sempre con gli occhi prima e mi muovo finché poi diventa un movimento fluido
ma cerco proprio di dare non come esempio, ma obbligare proprio gli occhi di muoversi prima di tutto il corpo, prima della testa, prima del movimento delle spalle e del tronco, ok? Esattamente in alto e in basso. Guardo su in alto e vado in basso. Faccio piano. E adesso mi curvo e muovo anche la colonna vertebrale. Potrei anche unire questi 4 movimenti. Vado a destra, in alto, prima gli occhi, a sinistra e poi in basso. Al contrario, sinistra, in alto, prima gli occhi, rispettando proprio questo movimento degli occhi prima del movimento della testa. Quello che succede di solito, no, ma anche un errore comune, è partire prima con la testa o muovere la testa e gli occhi allo stesso momento. No, cerchiamo proprio di dividere questo, è proprio una questione di frazione di secondi. Però facendo questo esercizio non faccio una frazione di secondi, faccio ancora molto prima e quindi mi alleno proprio gli occhi, il sistema visivo prima di praticare la mia sequenza o praticare la mia asana, cioè quindi magari faccio un'asana piuttosto di una sequenza e quindi alleno seduto, fermo, magari in Tadasana o sulla sedia. Ok? Questa è una lezione molto semplice che tu puoi farlo cioè, sostanzialmente a casa, cioè è un esercizio per gli occhi, ma se io muovo la testa è un esercizio visio-vestibolare, per cui io mi muovo anche il sistema vestibolare, non soltanto gli occhi. Però questa idea era soltanto per darti un esempio di come gli occhi possono muoversi nelle posizioni. Quindi, riassumendo, muovo gli occhi e poi muovo la testa e tutto il corpo. Non muovo tutto il corpo, la testa e gli occhi. No, cerchiamo di dare esattamente la priorità agli occhi. Prima gli occhi, la testa, quindi il collo, le spalle, la colonna e poi tutto il corpo. Ok? Ecco, oggi è una lezione breve, ma una lezione che potresti farlo tranquillamente prima dalla tua lezione, prima dalla tua pratica di yoga, che sia magari sempre, tornando a dire, no? Magari la posizione, una posizione o magari una sequenza di posizioni nel tuo metodo, che può essere l'Ashtanga, può essere il Vinyasana, che può essere la Yanga, può essere qualsiasi altri metodi che puoi utilizzare esattamente questi esercizi all'inizio della lezione, ma anche a metà. Io mi fermo lì nella mia sequenza, faccio di nuovo questi esercizi e poi dopo riprendo la mia sequenza o la mia posizione. Ok? Bene, allora ci vediamo domani. Oggi è giovedì, domani sarà venerdì, l'ultima lezione della settimana e ci vediamo lungo le strade.